Mi devo fidare della medicina. Cominciamo una serie di 3 video dove non parliamo di malattie, di diagnosi, di cure, ma approfondiamo il tema degli studi scientifici. Saliremo lungo la piramide dell'evidenza scientifica, che serve a valutare la qualità e quindi l'affidabilità degli studi scientifici. Vedremo come si conduce uno studio clinico controllato e randomizzato, oltre a un sacco di belle cose, interessanti e divertenti. Cominciamo! Se vogliamo capire quali siano le cause delle malattie, quali cure funzionano, quali non funzionano affatto, non possiamo basarci sulle semplici intuizioni o sensazioni personali, che possono solo generare delle ipotesi. Dobbiamo necessariamente testare queste ipotesi con degli studi scientifici. Ma spesso si dice che gli studi scientifici dicono tutto e il contrario di tutto. E questo è effettivamente vero. Ma allora come si fa a capirci qualcosa? Prima di tutto bisogna dire che gli studi scientifici non sono tutti uguali. Vi faccio vedere un'immagine che rappresenta la cosiddetta piramide dell'evidenza scientifica. Man mano che si sale nella piramide aumenta la qualità degli studi scientifici e quindi diminuisce la probabilità di errore nei risultati. Come vedete, a livello più basso troviamo gli studi in vitro e gli studi sugli animali. Questo è dovuto al fatto che gli studi in vitro hanno a che fare con cellule e tessuti, cioè insiemi di cellule. Le cose sono molto diverse quando si ha a che fare con una persona, che oltre alle cellule che stiamo esaminando ha anche un cuore, un fegato, dei reni, un cervello e inoltre cammina, parla, pensa, dorme e così via. Quando si fanno gli studi sugli animali si introducono molte di queste variabili, ma il funzionamento del corpo umano non è uguale a quello degli animali. Vi faccio un esempio: il paracetamolo, che è il farmaco che viene dato più comunemente ai bambini per la febbre, se lo diamo al nostro gatto lo uccidiamo. Un gradino più su troviamo le opinioni dell'esperto e gli editoriali, che non sono altro che le opinioni dell'esperto pubblicate su una rivista scientifica. Come vedete, anche in questi casi l'evidenza scientifica è scarsa. Le opinioni di per sé non valgono niente, anche se sono opinioni di persone esperte della materia. Purtroppo, l'opinione degli esperti è quella che viene utilizzata più frequentemente dall'informazione televisiva. Nessuno porta e discute dati reali che vengono dagli studi scientifici. Si intervista l'esperto che dice la sua opinione. Se andiamo un po' più su, troviamo i casi singoli e le serie di casi. Si tratta di una o più persone che vengono valutate, ad esempio dopo una cura, per vedere se la cura ha funzionato. Questi sono effettivamente degli studi scientifici, dove si testa un'ipotesi per vedere se viene confermata oppure no. Ma hanno un grave difetto. Sapete cosa sarebbe successo se le stesse persone fossero state curate in modo diverso o se non fossero state curate affatto? Questa non lo so. Non possiamo saperlo, perché manca un gruppo di controllo, cioè un gruppo di persone che non vengono curate o che vengono curate diversamente, solitamente con terapie già convalidate scientificamente. La presenza del gruppo di controllo permette di ridurre gli errori di valutazione dei risultati causati dall'evoluzione spontanea della patologia o dall'effetto placebo. Abbiamo già discusso nei dettagli questi fenomeni in questo video, che vi consiglio di guardare, ma per capirci vi faccio il solito esempio del raffreddore. Se mi viene un raffreddore, il primo giorno ho un po' di secrezione dal naso, il secondo giorno sento il naso tappato, i giorni successivi il fastidio aumenta, per poi ridursi e passare completamente nel giro di circa una settimana. È ovvio che se io cominciassi qualunque cura durante il raffreddore avrebbe successo, perché nel giro di qualche giorno sarei guarito. In assenza di un gruppo di controllo, io non potrei mai sapere se la malattia è guarita da sola o a causa della terapia.
Ma tu sei scemo o sei buono? Ma potendo scegliere, facciamo buono. Lo stesso discorso vale per l'effetto placebo. Semplificando molto, le aspettative che creiamo sul paziente causano degli effetti biologici reali sull'organismo che facilitano e in alcuni casi determinano la risoluzione dei sintomi. Anche in questo caso, in assenza di un gruppo di controllo, io non posso mai sapere se la malattia è guarita a causa della terapia o per l'effetto placebo. Se ci pensate, i casi singoli e le serie di casi riproducono esattamente quello che succede nella pratica clinica di ogni medico, dove i pazienti vengono sottoposti a terapie varie e si vedono i risultati, senza nessun gruppo di controllo. Per questo motivo l'esperienza clinica da sola ha una rilevanza scientifica molto bassa. No! Che notizia! Eh sì, perché ci porta a trovare relazioni di causa-effetto che spesso non ci sono. E non solo a noi, questo succede anche negli animali. Nel 1947 il dottor Skinner, uno psicologo americano, fece un esperimento con dei piccioni. Venivano inseriti in una gabbia e venivano premiati con del cibo quando riuscivano a spingere col becco un pulsante. Impararono presto questo meccanismo. Dopodiché iniziò a somministrare il cibo casualmente, in modo non correlato all'azione sul pulsante. I piccioni dovevano solo aspettare. Ma invece svilupparono una serie di comportamenti nel tentativo di azionare il meccanismo della ricompensa. Se casualmente stavano sbattendo le ali quando veniva somministrato il cibo, cercavano di ripetere quel comportamento per azionare nuovamente il meccanismo. Questa viene chiamata la superstizione del piccione. Il cervello umano è certamente più evoluto di quello dei piccioni e in parte ci permette di difenderci da questi meccanismi, che però sono sempre presenti. A che punto della piramide sei arrivato? A che punto? Fammi vedere. Beh, più o meno un terzo. Allora continuiamo la prossima volta, non c'è tempo. Ah, che peccato, mi stavo divertendo. Vabbè, allora vi do appuntamento al mese prossimo per continuare. Riprendiamo da qui. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. E se volete contattarmi direttamente potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Per sollevarvi il morale, no, non il morale, il morale, e anche per far aumentare la vostra fiducia nella medicina, vi lascio con una frase presa dal film Fuga dall'inferno. I medici sono uomini che prescrivono farmaci di cui sanno ben poco, per curare malattie di cui sanno ancora meno, di uomini di cui non sanno nulla del tutto. Così, vai, un po' di ottimismo ci voleva. Ciao a tutti, alla prossima. Dici che tornano? Speriamo di sì.